Ok, a grande richiesta faccio un video in italiano dedicato a chi mi segue dall'Italia e a tutti gli studenti e colleghi di italianistica qui in America. Per gli uni questo video è un invito a seguire tutte le altre presentazioni, interviste, lezioni di Italian Innovators per scoprire in dialogo con il mondo anglosassone la straordinaria e per nulla scontata eccellenza dell'Italia. Per gli altri questo video è un invito a mettervi alla prova, a iniziare a studiare l'italiano per conoscere da dentro, dal suo cuore pulsante, i tesori di questa cultura. In entrambi i casi vi invito a iscrivervi qui sotto al canale di YouTube per continuare il viaggio di scoperta e esplorazione del modello Italia che oggi provo a raccontarvi. In questo video discuteremo dell'ossessione italiana per la bellezza e osserveremo il rapporto tra cultura o estetica e innovazione. Prima di tutto faremo una riflessione sulla natura peculiare della bellezza italiana. La bellezza non è di unica proprietà italiana, ma certamente possiamo dire che gli italiani ne hanno una comprensione particolare. Poi prenderemo in esame la parola innovazione e il suo rapporto con l'imprenditorialità e il pensiero progettuale o design thinking. Infine, osserveremo come il senso del bello italiano rappresenti uno strumento fondamentale per dare forma a un'originale via all'innovazione. 1. La bellezza italiana. Quali sono i tratti che definiscono l'approccio italiano alla bellezza? Ne segnalo 4 con un appendice finale, ma vi invito a rifletterci personalmente e a indicarmi cosa ne pensate poi nei commenti. Ok, l'elenco e poi ci ragioniamo. Dunque, saper fare, heritage, diversità e impatto della immaginazione culturale nella produzione di forme. Saper fare o il gusto di fare bene. L'idea della perfezione prima del profitto. La perfezione da perficere in latino come un fare completamente, un fare al meglio. La tradizione e l'artigianato sono forme essenziali di questo ideale. Perché? Perché la tradizione è una conoscenza per esperienza, la sola che può sopravvivere alle tendenze, ai trend e aspirare a durare a lungo. Il mestiere o la maestria, come vediamo nel sistema italiano delle botteghe, rappresentano la via umana e personale per comunicare questa capacità acquisita, questo deposito di esperienza, sia nella capacità di pianificazione che in quella di esecuzione. Questo saper fare, in realtà, è intrinsecamente legato al saper vivere, come esperienza non solo di costante aggiustamento, ma soprattutto di godimento. Non c'è fare senza godere. Questa tensione particolare degli oggetti a diventare vita, stile di vita, vedremo che sarà essenziale per capire il successo italiano, come discuteremo più avanti. Heritage, eredità, non come museo di reperti immobili, ma come patrimonio vivente, parlante, operante. Il patrimonio ha a che fare con il valore, con un valore che si esprime come responsabilità e come apprezzamento della diversità. Responsabilità significa valutare e investire per preservare un patrimonio donato. Patrimonio vuol dire dono del padre o dono dei padri e renderlo intelligibile per un uso futuro. Perché un patrimonio possa vivere è necessario però un profondo apprezzamento e una comprensione che non miri solo a un'inclusione generica, ma a una lettura complessiva e integrata di forze eterogenee provenienti da culture, contesti storici o geografici estremamente diversi. Diversità. Come dicevamo, il dialogo con il passato richiede comprensione e stima. La via italiana alla diversità, di conseguenza, nasce da un continuo e per nulla scontato esercizio di riflessione e negoziazione. La riflessione parte dalla contemplazione
dello spazio come teatro dell'azione umana, come espressioni di rapporti e come creatore di differenze chiave. Laghi, montagne e fiumi creano diverse identità. La negoziazione delle differenze trova sintesi espressiva nella forma tipicamente italiana della piazza, come una culla plurale di identità e culture, come un luogo di convivenza, di mediazione costante, anche di rivalità, di competizione, se si pensa al Palio di Siena, e di ricerca del primato. In una nazione di capitali, dalle città fortificate del Medioevo, dai comuni alle corti rinascimentali, la bellezza diventa quindi uno stimolo chiave di differenziazione, autoaffermazione ed eccellenza. Questa tensione a trasformare la bellezza in elemento di unicità e singolarità va di pari passo con la tensione a conciliare le differenze in un'armonia di voci distinte. È l'esperienza di un'orchestra, se ci pensate, dove le singole espressioni trovano completezza o perfezione dentro l'equilibrio complessivo di un pezzo musicale. Questo equilibrio, questa arte di conciliare le differenze nell'armonia di voci distinte, i medievali lo chiamavano temperanza, era una virtù. Quindi la diversità come virtù, come espressione di una bellezza che non è misura di compromesso, ma giusta misura o equilibrio perfetto nella coesistenza delle forme. Infine l'immaginazione culturale, la creatività estetica come spazio di continua sperimentazione, gioco e autoaggiustamento, come piattaforma per lo sviluppo di esperienze multisensoriali, nell'ibridazione di sensi e linguaggi, pensate all'opera, e come un laboratorio in cui diversi modi di vivere vengono continuamente assorbiti o tradotti. Potremmo aggiungere molti altri elementi al nostro mix, la porosità, il poliglottismo, l'uso creativo di scarse risorse, ma se dovessimo individuare, ed è impossibile, lo so, un elemento che sintetizza la bellezza italiana, io personalmente sceglierei l'horror vacui, la paura del vuoto, il senso di uno spazio che non può essere vuoto di significato, di presenza umana, di connessione emotiva, di dialogo con gli altri. Il senso di uno spazio che ha sempre bisogno di raccontare una storia. È impossibile non accorgersene, vedendo quante pareti, quanti oggetti, quanti spazi sono sempre decorati e disegnati. E il design stesso nasce dall'idea che un piatto o un mobile non sono solo oggetti, ma attori vivi, piattaforme di storytelling, luoghi di significato. 2. Che cos'è l'innovazione? Ora, nel suo classico lavoro Innovation and Entrepreneurship, innovazione e impresa, Peter Drucker spiega che innovare è trasformare qualcosa in una risorsa. Non esiste una risorsa in sé. Non c'è risorsa finché non conferiamo valore a qualche cosa. Ad esempio, la bauxite è un minerale che rende infertile un terreno e la penicillina è una muffa. Solo quando Bayer nel 1887 trovò il modo di estrarre l'alluminio dalla bauxite, solo quando Fleming negli anni 20 adottò la penicillina come antibatterico, questi oggetti diventarono risorse. Quindi innovare è creare valore. Nel suo libro Change by Design, cambiamento attraverso il design, Tim Brown, che è uno dei principali teorici del design thinking, identifica l'innovazione con il design stesso, o meglio, con il suo approccio integrato, antropocentrico, focalizzato sull'uomo ed esperienziale alla risoluzione dei problemi. Contro una visione puramente tecnocratica dell'innovazione, Brown vede il design come un modo per plasmare non solo un oggetto, ma anche il suo spazio, l'esperienza come modo di essere o stile che l'oggetto genera,
e la vita stessa. In virtù della sua capacità di creare una connessione emotiva con l'utente, il design diventa così un veicolo non solo per guadagnare una visione sul cliente, ma anche per raccontare una storia. In questo senso, il designer è un narratore e l'oggetto, come un libro, è sia l'epicentro dell'interazione emotiva che un creatore e moltiplicatore di valore. In questo senso, anche la figura dell'innovatore o dell'imprenditore in realtà coincide con quella dell'artista, che vede una storia, isola un valore nel tessuto anarchico della nostra vita quotidiana e lo carica di un significato, di uno scopo. 3. Cosa porta al modello italiano? Come l'idea italiana della bellezza crea innovazione? Beh, i tratti che ho evidenziato prima riguardo alla bellezza italiana ci possono aiutare ora. Il saper fare ha a che fare con la perfezione, cioè con lo sviluppo integrale di un prodotto. Ciò che è fatto bene, quindi l'ossessione per i dettagli, l'attenzione a non lasciare uno spazio vuoto, costruisce un prodotto unico e a più dimensioni, in grado di connettere il produttore al cliente a un livello molto più profondo. Il patrimonio ha a che fare con la profondità, cioè con la tensione a collocare il prodotto in una storia, a dargli radici che gli permettano di superare i trend, gli permettano di lasciare un segno, anche quando non saremo più qui. Di nuovo la paura del vuoto come bisogno di permanenza nel tempo e nello spazio. La diversità ha a che fare con l'equilibrio e la temperanza, come antidoto alla focalizzazione miope su un elemento o un dettaglio e come capacità di disporre elementi plurali all'interno di un orizzonte più ampio e come propensione a generare nuove voci a partire dall'interazione di linguaggi diversi. Infine, l'immaginazione culturale è ciò che rende un prodotto genuino, rilevante, o nelle parole di Gio Ponti, fondatore del design italiano, autentico. La Camera degli Sposi del Mantegna nel Palazzo Ducale di Mantova è un buon esempio di questa capacità italiana di combinare linguaggi, dipingere, decorare, raccontare, comporre, progettare, ma soprattutto dell'abilità italiana di trasformare un oggetto o uno spazio in un evento, o in altre parole di attirare l'attenzione, di condurre lo sguardo, di introdurre a un mondo di significato. Quando acquistiamo un prodotto, in realtà, anche noi vogliamo far parte di un'esperienza, di un mondo di significato, di una storia. E l'immaginazione culturale è ciò che rende quella storia genuina, reale, fondata, autentica. Dunque, perfezione, profondità, equilibrio, autenticità sono elementi importanti nella pianificazione di innovazioni che aspirino a durare nel tempo. Queste caratteristiche infatti danno forma a un'idea di innovazione che non è ricerca della novità per la novità, ma piuttosto un viaggio creativo o, in un'altra parola, un'impresa. La parola italiana impresa è una delle mie preferite. Vuol dire sia avventura eroica che azienda o più in generale imprenditorialità. A partire da quest'idea di innovazione, vorrei delineare ora in questi ultimi minuti alcuni elementi che contraddistinguono la via italiana all'imprenditorialità e mettere il dito sul nucleo dell'originale contributo italiano alla modernità globale. Innanzitutto, l'idea italiana di bellezza, così come viene espressa nella cultura, nelle arti o nell'industria, rappresenta un esempio perfetto di design thinking, di un pensiero visivo, incarnato, spazializzato e focalizzato sull'uomo. La preeminenza dei linguaggi visivi nel primato italiano della pittura, il mestiere o la mano visibile nella lunga tradizione delle botteghe, l'architettura dello spazio, nella messa in scena delle piazze o nella scenografia spaziale del melodramma, e l'importanza della tradizione umanistica. L'Italia è uno dei pochi paesi dove la filosofia e le lingue classiche sono insegnate al liceo. Sono solo alcuni segni che confermano questo modo di pensare italiano. Ma perché questo è importante? Che cosa produce, mi chiederete voi. Questo approccio visivo, manuale, spaziale ed esperienziale
è la chiave di volta per creare una connessione emotiva tra il produttore e l'utente, per non lasciare l'oggetto in un vuoto, sia esso un libro o un prodotto, per trasformare un oggetto o un servizio in un evento. Quello che ho descritto viene più comunemente definito come Customer Journey, l'itinerario del cliente, come rapporto, scambio di contenuti e costruzione di un'esperienza comune. Trasformare un oggetto in una vita, in una piattaforma mobile di relazioni e connessioni, è in realtà il cuore del metodo italiano. In secondo luogo, la tensione italiana a elaborare interconnessioni tra le arti e a assorbire linguaggi e tradizioni differenti in nuove sintesi offre un modello fondamentale per sviluppare un approccio integrato al prodotto, per definire nuove soluzioni dalla sovrapposizione di spazi o dall'impollinazione reciproca delle discipline. L'opera è una buona immagine di questa dinamica, nella sua straordinaria fusione di testo, musica, scenografia, costumi, danza, recitazione, in un evento unico, irripetibile e indimenticabile. Un'altra buona immagine per questo è il Castello Sforzesco di Milano, dove la torre principale non può reggersi da sola, se non supportata da forze multiple o dalla complessità di vari altri touch points, punti di contatto o di supporto. Se ci pensate, questo è anche il metodo della poesia e la ragione per cui la poesia è così cruciale per gli italiani. Gli antichi associavano la poesia alle api, non solo per la dolcezza del suo linguaggio, ma soprattutto per la sua capacità di trasportare polline da un fiore all'altro, di fecondare e ibridare diversi fiori o discipline in soluzioni nuove. La poesia è veramente il laboratorio sperimentale per impollinare, incrociare linguaggi diversi e elaborare nel frattempo soluzioni più integrali e più comprensive. Da ultimo, questa esperienza italiana della bellezza, che si situa su un intricato equilibrio tra coscienza del limite e ricerca della perfezione, offre allo storyteller come all'artista, al designer come all'imprenditore, un terreno molto fecondo di realismo e intraprendenza, di esperienza e immaginazione, di temperanza e rischio. Da una parte la coscienza del limite, o meglio, l'abbraccio creativo ai vincoli imposti dalla realtà, diventa non solo occasione di inventiva, ma anche fonte di progettualità concreta, nella capacità di trasformare i problemi in progetti. Dall'altra parte, la ricerca della perfezione, come ricerca di armonia tra voci diverse, non solo una semplice inclusione, costituisce un antidoto alla dittatura della novità, dell'effimero, delle tendenze e un'alternativa credibile a una indiscriminata diversificazione o tecnologizzazione del prodotto. Se pensate alla straordinaria compresenza in Italia di forze secolari, pagane o religiose, all'eccezionale capacità italiana di incorporare e assorbire influenze straniere, possiamo capire che il modello italiano di bellezza rappresenta un ideale di innovazione come continuo autosuperamento creativo e come ricerca infinita di una perfezione sia di contenuti che di forme. Il riscontro di questo modello di innovazione legato alla personalizzazione dell'esperienza, customer journey, alla costruzione dell'oggetto come evento e alla sintesi equilibrata di forze eterogenee, lo possiamo trovare nello straordinario successo culturale e imprenditoriale dell'Italia, nelle arti, nella moda, nel design, nel cibo, nella tecnologia e nell'imprenditoria in generale. L'incontro con il mondo anglosassone è occasione per me di dialogo, di scoperta e di condivisione di questo tesoro di valore. Spero che la mia prospettiva esterna possa aiutarvi a gustarlo, apprezzarlo, goderlo e migliorarlo sempre. Nel progetto di Italian Innovators offro esempi concreti dei temi di cui abbiamo discusso, attraverso la presentazione di innovatori come agenti creativi di questa intersezione di bellezza e innovazione di cui abbiamo discusso, attraverso interviste con accademici in italianistica o professionisti,
conversazioni che proseguiranno la conversazione di oggi e le lezioni di un corso di Italian Innovators che serviranno a radicare ogni episodio all'interno di una più ampia storia culturale e di una più ampia comprensione del contributo dell'Italia al mondo moderno. Se volete farvi un'idea più generale del progetto, vi invito a visitare la pagina www.italianinnovators.com. Lì potete trovare più informazioni su di me, sulla mia ricerca, i miei libri e iscrivervi alla newsletter dello show. Per ricevere notifiche di nuovi episodi, potete iscrivervi a questo canale YouTube. Per ulteriori notizie e materiali su di me, potete seguirmi su Instagram, Twitter, Facebook o LinkedIn. Grazie mille intanto per l'attenzione e a presto.